Ciao Sergio, ciao Cecchino, ciao GB, Franco, Pietro, ciao a tutti. Ciao Flavio, ciao Luca. Messaggio ritirato. Cos'è successo? Buonasera Domenico. Fulvio. Allora, niente, praticamente come si era intuito, insomma, dalla presentazione, così chiamiamola, dall'immagine, dalla miniatura, come si dice, oggi volevo un attimo considerare appunto lo Steinway di East West, dei Quantum Leap Pianos. E dunque, vabbè, così volevo raccontare un po' la storia. Avevo un ricordo di questo piano che risale a parecchio tempo fa, quando la prima volta che l'ho sentito ero rimasto veramente colpito dal calore, da quanto fosse tondo il suono di questo piano, perché ero a casa di un amico con cui stavo lavorando a dei pezzi suoi e lui mi aveva fatto sentire i provini che aveva fatto, che c'era da fare un'orchestrazione. Io avevo gli East West, usavo i Gold dei suoni sinfonici di archi e compagnia, e lui aveva questo piano con cui aveva fatto questi provini e io ero rimasto. E allora niente, adesso c'era la possibilità di averlo a un prezzo ragionevole e siccome era lo Steinway quello che lui utilizzava, ho scelto di prendere lo Steinway. Ed era il suono che vi stavo facendo sentire, diciamo, ecco. Allora, c'è da fare un discorso. Quando lo si accende, normalmente, quando si carica il preset principale, lui è così, che è diciamo, il suono che si chiama player, insomma, per chi praticamente sta suonando il pianoforte. Dovrebbe essere, diciamo, la risposta che si ha mentre si suona. Poi io così spontaneamente ho acceso questo close, che sono i microfoni vicini, diciamo, quelli attaccati alle corde, che danno effettivamente molto calore al suono. E poi c'è anche questa room che volendo si può utilizzare per dare ulteriore suono al tutto, chiaramente magari dosandola un po'.
scusate. Insomma, diciamo che è molto ricco. Ora parliamo dei lati positivi. L'ho provato, poi ho anche una piccola base, diciamo, ritmica su cui suonarlo, giusto per avere un contesto dove metterlo. Qui poi ci sono tutta una serie di possibilità ulteriori che sono tutte, diciamo, a zero, nel senso che esistono, ma sono a livello flat, così tra virgolette, ma che si possono aumentare. Il pedale del sustain, l'effetto del sustain quando lo si inserisce, si può far diventare un po' estremo. Adesso vi dico la verità, io li ho provati, ma questa cosa in particolare personalmente la trovo un po' eccessiva. Così come sono regolati io li sento già abbastanza giusti. Poi c'è anche la possibilità di pensare, cioè scusate, adesso io li sto mettendo e togliendo, facendoglieli caricare, li lascio caricati, e di mutare. Questi sono solo i microfoni vicini. Ecco, mettendo i player diventa bello cicciotto, e poi con un po' di ambiente. Le note sono molto morbide. Sentite anche sull'eventuale brano così. Ora, chiaramente c'è solo una batteria, però si sentiva già l'effetto molto, molto piacevole in generale. Ecco, questi sono i lati positivi. Poi c'è anche, diciamo, una possibilità di apertura e chiusura del... Tolgo un attimo la room per togliere un po' di confusione, diciamo. Si può aprire e chiudere il piano. Allora, come sentite, poi ditemi anche voi l'effetto che vi fa adesso che state ascoltando, se vi torna, se è piacevole, oppure che effetto vi fa. Allora, io personalmente suono davvero niente male, devo farci un pensiero, si può utilizzare anche su iPad e su iPhone. Non penso sinceramente, credo che gli East West vadano solamente con il loro player. Un po' come io ho anche gli archi, per esempio, e credo che siano solo dei VST, cioè nel senso in tutti i formati, ma comunque da utilizzare in questo modo. Quello che vi posso dire, l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, e che poi alla quale poi sono arrivato suonando un po', è stata questa cosa qua. Questo layer si fa sentire un po', cioè si presenta in modo un po', secondo me, così, un po' troppo evidente. Soprattutto qui. Sentite come entra. Ecco, allora, per sopperire un po' a questa cosa, una cosa che si può fare è chiudere un pochino. Il piano cambia radicalmente, però assume quella che in realtà poi è stata la cosa che assume la veste, che poi è stata quella che mi ha conquistato ai tempi. Questa persona con cui stavo lavorando scriveva dei brani molto intimi, molto e usava il piano scurissimo,
Quando ho acquistato il plugin, mi è venuta mi è venuto il sospetto che in realtà quel suono scuro lo usasse non solo per una questione di gusto musicale, ma che lo usasse anche per sopperire un po' a questo. Ora, non levo anche l'ambiente, perché chiaramente qui abbiamo a disposizione ambienti di tutti i tipi. Dentro c'è veramente il circo dal punto di vista dell'effettistica, quindi ci si può fare veramente tanto. E le stanze sono bellissime e tutto, però io parlo proprio del suono in sé. Il problema non è che ciao Silvano, sì, anche a me piace il metallico pop, sono d'accordo con te. Il problema è che se viene fuori così un po' di colpo, allora scurendolo un po', questa cosa qui, cioè chiudendo, scusate, un po' il pianoforte, si sente molto meno. Chiaramente si perde, diventa molto più jazz, molto più intimo e non ha più quella capacità di bucare che aveva prima. Che poi è un po' il suo bello. Allora, questo era per così farvi capire un po' di che cosa si tratta. Le possibilità sono tante e effettivamente il campione, soprattutto quando si tratta della parte morbida, è davvero molto ricco e molto piacevole, morbido. Ha questo problema. Ora io vorrei, giusto per mettere a confronto un po' le possibilità, confrontarlo con, io ho il V piano, non ho del Mozart, ho solamente la demo, volevo anche solo metterlo a confronto solo col V piano, che è a modelli fisici. Ecco, proviamo magari a utilizzarlo. Io adesso qui ho fatto un piccolo lavoro di equalizzazione per avvicinarlo un pochino e sentiamo un attimo come. Nel senso, questo è il V piano, scusate, il piano V2 di Arturia, e questo è lo Steinway di Quantum Leap, regolato più o meno come mi sembrava carino. Cerco di fare delle cose simili, insomma. Cioè, nel senso, allora mi sembra che
in realtà entrambi abbiano una buona resa. Quindi non so come dire, per quello che costa adesso lo Steinway, nel senso che sta intorno ai 70 credo, perché c'è lo sconto del 60%, e quindi insomma sembra, anche insieme alle altre cose, sembra l'ultimo tentativo è quello di spegnere questi e provare ad ascoltare. Io tifo per V piano. Sì. Questo invece è il Nord Stage. Questo è il White Grand. Di volume fa più effetto, ma comunque insomma adesso rimetto lo Steinway per curiosità, e insomma allora, e il V piano. Insomma, adesso al di là dei volumi leggermente diversi, sono molto diversi tra loro. Considerate che questo è uno Steinway e anche questo dovrebbe essere uno Steinway, che è il Nord, e anche quell'altro dovrebbe essere, diciamo, un modello di Steinway. Ora vediamo un po' cosa mi avete scritto. No, ora mi torna la ruzza del North Stage. E beh, insomma, lui fa sempre la sua porca figura. Scusate, li ho messi insieme. Soprattutto se è equalizzato bene. Poi comunque lega bene di solito. Adesso lasciate perdere, sto suonando cose così abbastanza a caso, ma in realtà è tutto per sentire più che altro la pasta del suono in sé. Torniamo allo Steinway, riapriamo l'editor, e adesso siamo senza room, mettiamo anche la room. Ciao Michele.
I quartali jazz, sì, sì, il jazz, come no? Quando una diretta insieme, volentieri, mi piacerebbe, Michele, mi piacerebbe come. Facciamolo. Facciamolo assolutamente. E niente, quindi vorrei un vostro, così, diciamo, tra virgolette, un verdetto, se qualcuno si prende... Allora, non esiste, ma esiste qualche libreria di pianoforti da usare su iPad anziché sul Mac per comodità di trasporto? Sì, c'è il Raven, come si chiama? Che è Ravenscraft 275, che si trova su iPad, ma ce ne sono un po' che viaggiano anche su quel tipo di discorso lì, quello degli iPad, addirittura dell'iPhone. Quindi poi dai sì un abbraccione, che le saluta tu, Valerio saluta, ok. Suono davvero niente male, devo farci un pensierino. Come ti dicevo c'è quel problema lì, a dire la verità, che poi alla fine un po' quella cosa lì frena, però il prezzo adesso è iper ragionevole, quindi si può fare secondo me, è il momento in cui si può pensare di considerarlo come alternativa ad altre cose. Certo, vero è che se devo essere sincero, poi alla fine, al di là del prezzo, che chiaramente è notevolmente differente, chiaramente a meno che uno non si compri tutto il pacchettone però insomma quello dell'Arturia non è che non costi proprio niente. Antonello, Ravenscraft e Scarabì li trovate nei migliori negozi di informatica del milanese. Ma quelli credo appunto che siano disponibili anche su altre piattaforme, non solo su computer. Allora, Pianotech vince secondo me come, come insieme. Ciao Valerio, salutami il pupo. Sì, allora, diciamo che io adesso, come sapete, ho la demo. Se posso aprirla, nel senso che al posto di questo apro la demo di Modart, di Pianotech, vediamo se regge tutto quanto. Chiudo tutto, sì, è un trial, certo. E improvvisamente abbiamo un volume micidiale. Abbasso un po' per fare giustizia, insomma, perché va bene tutto. Chiaramente qui cominciamo a entrare nella questione il discorso appunto che facevamo l'altra volta. Insomma, non dico che alla fine vince sempre lui, per me, però a parte chiaramente poi la mia abitudine personale all'utilizzo del Nord Stage, che alla fine io lo trovo bene, ma chiaramente quel movimento lì che c'è in Pianotech è difficile da trovare. Allora, vedo un po' di novità. Garritan CFX Full Top, questo è Davide, esatto.
che mi manda sempre sulla chat tutte le novità che prova, che escono. Il White Grand è una bomba, però faccio sempre un po' fatica a tirarlo fuori nel mix, diversamente dall'EDD che è un po' ignorante, diretto, ma mi funziona meglio. Poi credo vada a gusti. Sì, allora, l'EDD ha sicuramente una media vincente, assolutamente. È un po' meno dettagliato, è un po' più ignorante, quello che, come dicevi tu, però quello che si può fare con il White Grand, che adesso non è pulito, perché pulito è così, è fare questo discorso qua, dargli un po' di corpo in generale, e se si vuole, se vuoi bucare in quel modo là, puoi farlo così. Con un po' di media, e allora poi dopo hai... Senti, è molto... è molto più... buca molto di più. Se no, se invece si tratta di una questione più pop, puoi stare, e questo era praticamente un'equalizzazione abbastanza ignorante sulle medie, lasciando l'equalizzatore, in questo caso dello Stage 2, a metà, che dovrebbe essere intorno ai 1000, una cosa del genere, 800, anzi credo che sia proprio 800.000, intorno a lì. Poi invece se vuoi ingrandirlo un po' più in basso, dando la sensazione un po' più pop, e lasciandogli gli acuti, perché io adesso gliene ho tolti un pelo, diciamo che, ciao Michele ancora, sì, nel senso, alla fine il piano tech, se devo cambiare, cioè il campionamento che mi piace, diciamo tra virgolette, i campionamenti che mi piacciono ce li ho audio, quindi poi fondamentalmente adesso devo provarne altri, sicuramente ce ne sono di validi, però diciamo che in generale questo, quello le cose che ci sono sul Nord Stage a me piacciono, quindi funzionano per quello che devo fare io, poi l'equalizzazione che c'è è molto bella. Io mi sono abituato al Bright, ma il White equalizzato funziona alla grande, ma sinceramente quando suono lo Stage 2 e 3 non mi fa impazzire la tastiera rispetto al feeling dell'NP4. Sì, il Nord Piano ce l'ho avuto per tutto il tour, e devo dire che sì, il feeling è proprio molto più pianistico. Qui hanno fatto una via di mezzo, puoi farci un po' di tutto, ecco, mentre con quello là è più pianistico, e sono d'accordo con te. Pietro, una domanda, Enzo, al tuo gusto live meglio hardware o anche VST stai analizzando in queste dirette? Allora, il problema è questo qua, io dal vivo ho usato tantissime volte i plugin, diciamo, però solo per cose che non riguardavano il pianoforte, perché siccome nei live che facevo il pianoforte era la cosa, diciamo, principale, mi sentivo sempre un po' così, non dico a disagio, ma avevo un po' paura come dire, non avere sotto... Poi lo so che è una stupidaggine, perché vuol dire anche una tastiera si può spegnere, si può rompere, può succedere di tutto, però non me la sentivo, allora ho sempre usato altri suoni. In realtà, insomma, adesso soprattutto con Piano Tech mi viene lo schiribizzo. Poi molti mi hanno scritto in questi giorni, dopo che li avevo provato, mi hanno scritto: ma secondo te si può utilizzare? Cioè io lo sto usando, un po' di gente mi ha detto che lo usa dal vivo e si trova bene, insomma, quindi effettivamente quando lo metti su, ragazzi, alla fine adesso... Anche se ci devi fare, diciamo, del pop, adesso ha sempre questo volume allucinante, però. Sentite com'è presente. Insomma, queste armoniche così sono belle, cioè, diciamo che adesso rimetto lo Stenway, quello che poi è per questo video. Adesso poverino, lui c'ha molto meno volume, però è anche più, è un volume questo un po' più adeguato. Alziamolo un po' per dargli, perché arriviamo da quella sensazione
quindi magari proviamo a dargli un po' di cannone, a sentirlo un po' su. Insomma, anche lui fa la sua bella figura in realtà. È chiaro che, come dico sempre, chiaramente la magia, che anche se poi sentiti così, in realtà questo sembra un po' più strano, però poi nell'insieme delle cose, soprattutto nelle situazioni anche di slego, se stai. Non lo so, c'è un bel legame. Chiaramente non che non ci sia con lo Steinway, perché poi alla fine adesso io l'ho alzato per fare quella cosa là, però se lo tieni a livello. Cioè, ogni tanto sta base non comunque valido, come ripeto, in questo momento costa, secondo me, il giusto. C'è solo questa sensazione che è un po' il gradino che, diciamo, personalmente ritengo un po' così, un po' sorpassato. Questi sono probabilmente campionamenti, cioè, anzi sicuramente sono campionamenti che hanno una certa età e quindi secondo me da quel punto di vista lì magari mostrano un po' il fianco, però per quello che riguarda invece l'aspetto quello più morbido, sono stato raramente conquistato questa qui è una morbidezza importante. Quindi insomma io niente, penso di avervelo fatto sentire e ripeto, ha un prezzo ora ragionevole, a prezzo pieno secondo me adesso ci sono delle cose molto molto più valide di questo. Niente, mi permetto di dire questo anche così a gusto mio, ma in realtà poi è un validissimo strumento, ognuno poi ha i suoi gusti, dà molte possibilità, è stato campionato tutto, anche il rumore di quello che lo accorda, non lo so, cioè nel senso ci sono mille possibilità, però insomma sono cose un po', secondo me, che poi dipende da che cosa ci devi fare, siccome poi quelle cose sono valide in un contesto magari di registrazione, così il fatto che il campionamento invece abbia poi questo discorso qui, secondo me può creare dei problemi nel momento in cui ogni tanto sbarella, viene fuori questo metallone così di un po' di colpo. Ciao Emanuele, ciao, ciao brother. Differenze con il Keyscape. Il Keyscape poi lo proveremo anche quello, metteremo in ballo anche quello lì. Ciao Antonio, ciao bello, ciao ciao. E niente, io vi saluto, vi ringrazio tutti, mi spiace per chi è arrivato ora, ma comunque la diretta rimane poi disponibile sul canale. E grazie a tutti per avermi seguito. Sì, Lele, assolutamente. Il Keyscape è un campionamento più moderno e risponde in un altro modo. Qui siamo di fronte a un campionamento molto caldo.
molto dettagliato, bello e tutto, però comunque poi magari aggiustando un po' la velocity, ma ci ho provato alla fine e questa cosa un po' rimane. Però, insomma, mi sembra un buon piano. Vi saluto tutti. Ciao Lele, è una vita che non ci vediamo, ti mando un bacio fortissimo. E grazie a tutti per la partecipazione. Ciao ciao.